qui il nostro aereo che ci porterà in questa nuova avventura, alla scoperta del Portogallo. E il primo problema è il terrore di Eva per il volo. Cioè, ma mi pare che la moglie di un pilota deve essere agitata di andare in volo. Anch'io sono tanto agitato. Decollo comodo alle 21:30 per arrivare in Portogallo alle 23 con un'ora di fuso. Eva è riuscita a sopravvivere al volo solo perché dal finestrino non si vedeva assolutamente nulla. Distrutti dalla televendita continua di 2 ore e mezza del volo, ci tocca aspettare pure le valigie per un'altra ora e poi trovare una stranissima sorpresa in albergo. Ragazzi, questa cosa del design moderno mi sta sfuggendo leggermente di mano. Cioè, non te la fai una bella... Perché non hanno messo la porta qua? Una classica porta normale, no? Scusate la frase. Il giorno dopo vado a prendere la macchina e poi subito al Decathlon, visto che piove e ci servono gli impermeabili. Il Decathlon qui è bellissimo e si può praticamente provare di tutto, dal minigolf alla campana e si può pure provare a pescare. Ma perché da noi non ci sono ste cose fighe? Ovviamente, prima ancora di trovare un albergo, corriamo a vedere l'oceano, che oggi è particolarmente mosso. Si vede che è diverso dal Mediterraneo e appare maestoso e potente. Mi impressionano le migliaia di cozze e altri organismi che da noi ormai sono scomparsi, ma che qui si trovano su tutti gli scogli, motivo per cui immagino che qui ci sarà molto più pesce che in Italia. Dopo una lunga ed economicamente dolorosa ricerca, finalmente troviamo un albergo ad Espigno, una cittadina che si affaccia sull'oceano. Tira così tanto vento che di pescare per ora non se ne parla proprio, però ne approfittiamo per esplorare un negozio locale e trovare delle esche insolite e altre un pochino più familiari, che comunque sono più pesanti proprio per poter pescare con forti correnti e fondali alti. Visto che il mare nei prossimi giorni sarà mosso, ne approfittiamo per girare Porto, una città incredibilmente piena di turisti, che è attraversata dal fiume Douro, che navighiamo, e qui ci sono migliaia di cefali enormi sulle sue sponde, e insieme le spigole nuotavano tranquilli. Eva mi porta a vedere la libreria Lello, che ha ispirato alcune scene di Harry Potter. L'ingresso costa 5 euro a persona ed è visitato ogni giorno da migliaia di persone. Fatevi voi i conti. Tra le cose più particolari c'è anche un negozio che vende solamente sardine in scatola, di tutti i tipi, che costano dai 7 euro fino addirittura ai 22, a seconda della confezione. E un altro che invece vende bocconi di baccalà insieme a un bicchiere di porto alla modica cifra di 15 euro a persona. Per fortuna che non mangio formaggio e non posso assaggiarlo. Proviamo anche la francesegna, un piatto sicuramente non indicato ai deboli di cuore. Ci è piaciuto tantissimo il mercato di Porto, dove si vende di tutto, dalle spezie alle carni al pesce. Ovviamente qui non possono mancare le sardine, questa volta in forma di cioccolato, e dei gamberi giganteschi che si trovano nel reparto dei surgelati, per non parlare dei polpi. La sera ad Espigno cerchiamo di mangiare del pesce locale e il famoso baccalao, buonissimo ma quasi sempre affogato nell'olio. Ed è proprio in una di queste sere che con l'oceano ancora in tumulto vediamo accendersi sulla spiaggia tantissimi starlight. Finalmente si comincia a pescare. Conosco un pescatore gentilissimo che mi permette di stare insieme a lui e mi spiega alcune cose tipiche della pesca in Portogallo a surfcasting. Obiettivo: la spigola. Siamo con un pescatore che è super gentile. Purtroppo io non potevo portare l'attrezzatura da surfcasting e qui vedete stanno pescando in moltissimi e si spera almeno una spigola. Purtroppo per lo spinning il mare è gigantesco, cioè, non so se vedete le onde, sono impressionanti. Per pescare si utilizzano due tipi di vermi, uno molto simile all'americano, però leggermente diverso, e gli altri i fermettini rossi che si trovano sulla spiaggia. Questa è la montatura, piombo a piramide, vedete? 2 hooks o 1 hook? 2 hooks. 2 hooks, yes. 2 hooks. E 2 ami. Ah, dalla parte della coda, from the tail. Yeah. It depends. So I prefer this. It's like this. Yes. Okay. Beautiful. So this is one, and now we put the other. Questi sono proprio i vermicelli che si trovano da noi. Amo dell'1, size 1, right? Oh. Yeah. Size one, yes. Lot of them. Yeah. To cover the hooks, okay? Yes. Avete tipo bigattini. Sì, sì. Un innesco sicuramente particolare, tanti piccoli vermi su un amo molto grande e alla fine si chiude tutto con del filo elastico. Ma non è finita qui giustamente, perché se no
il mare si porta via Ok. tutto e quindi I put a little bit this. filo elastico. Not too Too tight? Not too tight, yes. Ovviamente non troppo forte perché sennò si rompe. Just to when it's fall down, not go away, okay? Praticamente il filo elastico serve solo a tenere diciamo sulla testa dell'amo, sull'occhiello dell'amo, per non farli cadere. Se lo stringe troppo ovviamente rimane troppo stretto così e non va bene. Guardate, vedete quanto è basso lui rispetto alla spiaggia, ora lancia. Ma vedete, qui siamo 5-6 metri sopra, le onde sono alte 2-3 metri, infatti per lo spinning il mare è gigantesco, però per questo tipo di pesca è perfetto, fantastico. E ora aspettiamo, anche se c'è sta canna qui che fa un movimento che ci piace. Ah, la sogliola. Mentre aspettiamo, il nostro amico mi spiega che oltre alla spigola si può pescare una specie di sogliola che qui si chiama linguado. Dopo pochissimi minuti qualcosa mangia la canna, però non rimane allamata. Recuperando notiamo che tutta l'esca è stata tirata via. Chissà di cosa si trattava. Ora, una cosa bellissima, e se non la vivete è incredibile da raccontare, ma questi pescatori, cioè veramente sono come fratelli tra di loro. Si sono messi tutti vicini, nessuno dice nulla, sono tutti felici e addirittura ci siamo messi a parlare con le spigole che mangiano. Non abbiamo neanche lanciato la canna, non hanno neanche lanciato la canna. È venuto un altro pescatore, si è messo qui vicino. Guardate, io una cosa così in Italia non l'ho mai vista. Da noi c'è la gelosia, la cattiveria, la voglia di... Perché? Invece qui veramente mi hanno spiegato tutto, sono stati super gentili. L'altro pescatore è un vecchio signore simpaticissimo che mi parla solo in portoghese purtroppo e mi mostra però le sue montature e non solo, mi fa vedere anche i vermi che ha trovato tra le alghe che sono molto simili alla renicola, che vengono letteralmente cuciti sull'amo. Proprio mentre mi spiegano come vengono raccolti questi vermi e in che modo vengono utilizzati, qualcosa mangia di nuovo la canna. Che non è una sogliola. Stavolta l'abbiamo presa e si tratta proprio del famoso linguado, la famosa sogliola portoghese, che stavolta ha mangiato benissimo. È diversa dalla sogliola. Bellissima. Ma non è sola, insieme a lei abbiamo anche preso una tracina, che ovviamente anche qui non può mancare. We have in Italy as well. I went to the hospital twice for this. Yes. Vedete, anche qui l'esca migliore è quella locale. Infatti stiamo pescando solamente con esca locale. Quella che è stata pescata, quella che si trova nella sabbia, quella che si trova nelle rocce. Perché il principio è sempre lo stesso. Il pesce mangia molto più volentieri quello che trova in natura, soprattutto durante le mareggiate. La pescata continua, però comincia di nuovo a piovere e siamo bagnati e infreddoliti. Ed è tempo di andare via, perché domani si parte per una nuova avventura. In 3 giorni da Porto ci spostiamo prima a Braga, per visitare poi Ponte de Lima, Viana do Castelo, Barcelos e poi andare verso il sud. Nel viaggio verso il sud abbiamo visto un sacco di cose belle: pioggia, boschi di eucalipti, pioggia e soprattutto boschi di eucalipti. A proposito, qui il carburante costa più che in Italia. Lungo il tragitto per Cascais troviamo un altro negozio di pesca e decidiamo di fermarci per chiedere informazioni. Questa canna gigantesca che vedete qui, questa serve per pescare i gronchi dalla scogliera, serve una canna enorme, infatti questa, come vedete, è veramente grande e robusta, gliel'ho chiesto e mi hanno spiegato questa cosa. Questi invece sono i galleggianti piombati che loro utilizzano per pescare col mare molto mosso, e qui in oceano ovviamente sono le condizioni giuste per pescare i saraghi e altre specie, anche le spigole ovviamente qui immagino, in Italia è più difficile. Vedete, ci sono diverse forme, dimensioni, sono davvero fantastici. E questi in Italia magari è un po' più difficile che ci siano le condizioni giuste, però qui con le onde molto grandi, vedete, ci sono anche più piccolini. Allora dovete sapere che qui in Portogallo è vietato andare a pesca con i waders, perché purtroppo un paio di persone sono morte, perché pescando dalla spiaggia quando arrivano le onde ovviamente si entrano dentro, i waders diventano un'ancora e quindi si pesca con la muta da surf, praticamente una muta vera e propria, sia la parte sopra che la parte sotto,
E queste scarpe che hanno, vedete, sti rampini qui che sono fantastiche. E non è una brutta idea affatto, perché in effetti io pure molto spesso non vado d'inverno perché mi limita a entrare nell'acqua così, però basta un'onda sbagliata e si rischia comunque la vita. Questa del Portogallo non la sapevo, quindi loro pescano in modo completamente diverso dal nostro. Bisogna capire dove mettono il telefono, però e le chiavi della macchina. Però sicuramente avranno una borsettina di queste stagne. Fatto qualche acquisto, vorremmo provare a pescare, però i charter sono tutti pieni. E allora a Cascais ci facciamo solamente una passeggiata e rimaniamo un paio di giorni a Sintra, che nasconde dei misteri davvero incredibili e vale davvero la pena di visitarla. Però, dopo 3 giorni, decidiamo di tornare di nuovo verso il nord e stavolta andiamo ad Aveiro. Stavolta il mare si è calmato e qui ci sono delle spiagge bianche enormi con pochissime persone. La cosa che più ci ha sorpreso sono state le migliaia di cefali che erano a galla proprio in mezzo alla gente, ma soprattutto i tantissimi pescatori che pescavano tutti quanti i polpi. Dobbiamo assolutamente capire come fanno, perché pescano con un'esca molto strana. Anto, come si dice? Io vado molto a... E qui conosciamo un altro pescatore straordinario, Antonio, che ci fa morire dalle risate, ma ci spiega davvero tutto quanto. Allora vi faccio vedere un tipo di pesca che non avevo mai visto, che è la pesca del qua, polpo. come si chiama nel circo? Quello che fa ridere tutti. Il pagliaccio. Pronto, questo qua si chiama un pagliaccio. Ah, Noi lo chiamiamo un pagliaccio. e questo è galleggiante. Sì, tiene un poco di... Sì, c'è un po' di sughero dentro, quindi ci sono questi brillantini di Natale praticamente. Sì, però questo qua era... Il tappo di sughero, il tappo della bottiglia. Sì, la bottiglia, sì, è questo. C'è un'ancoretta, vedete, con un filo molto grande, ci si mette un pezzo di sardina e i polpi vanno a mangiarlo, con un piombo da... quanti grammi, Antonio? 120. 120. Perché ha un po' di corrente, se no puoi mettere meno. Ok, perché adesso c'è la bassa marea, giusto? Sì, da abbastanza, sì. Canna molto robusta Sì. e treccia da 100 libbre? 0,8. Sì. 0,8. 0,80, molto molto grande. Si lancia e quando il polpo mangia che si vede? Che la canna si piega. Sì, tu quando lo fa così, se resiste, puoi essere un polpo o puoi stare preso nella pedra. Quello speriamo di no, insomma. Succede pure qua. Antonio è simpatico, mi è piaciuto subito. Perché... Matteo, questo è Matteo? Sì, Matteo. Vedete, non lanciamo molto lontano, perché non bisogna più lontano. i polpi stanno qui proprio, giusto? Quindi i polpi sono qui vicini. Quindi con un pezzettino di sardina lo va a mettere dentro. Ma già ne hai preso uno? Sì, nel sacco verde. Nel sacco verde. Posso farlo vedere? Aprilo. Che bel polpone. Quindi stiamo imparando una nuova tecnica, quindi loro lo lasciano lì a fondo e il polpo si fa la sua camminata. Solo bisogna, per chiamare l'attenzione al polpo, tu devi che dare un po' il movimento. Bisogna stare un po' sempre muoverlo un pochino. Perché se il polpo, come tiene la fatescia che fa luce, lei si butta su. E quando sta così tu lo senti. Quando fa... sobe un poco e sente se ha peso. Se ha peso tu e lo tiri su, di forza. E vedete, le canne sono proprio robuste, molto robuste. E questo è quello che hai pescato prima, posso prenderlo e farlo vedere? Sì. Vedete com'è fatto? Cioè, questo è quello che abbiamo pescato prima. C'è questo sughero con questi, chiamiamoli, strisce di carta argentata, il piombo, molto semplice. Non metto nada, solo un piombo. Solo il piombo e la sardina. La sardina qua. Ok. Questo metodo è più... Dopo tieni sempre un elastico. Sì. Bisogna questo è l'elastico. Filo elastico è molto importante perché bisogna la prendere bene. Così la metti bene. Lascia sempre due bello così. Così quando lui va rimane attaccato. Pitinga è la più piccola. La sardina normalmente è più grande. La laccia sarebbe. Sì, questa qua è la petinga che è più piccola, però è sardina anche. E gli piace di più? Sì, no, perché è più bello stare così una... Certo. Questo Antonio la lancia più lontano
perché ovviamente la sardina richiama il polpo, quindi non c'è bisogno di fare tutti questi movimenti. Invece quell'altra è una pesca più dinamica. Bellissimo, eh? Se la facessimo in Italia, in Puglia, lasceremmo un'ancoretta ogni 5 secondi, perché le rocce sono molto più, diciamo, impervie, chiamiamole così. Okay. Questa è la corrente, eh? Mi sono super emozionato, poi mi sono ricordato che c'è un ancorotto grosso così e quindi... Mentre Antonio mi spiega come pescare, il suo amico pesca un polpo proprio con la tecnica della sardina. Una cosa incredibile è che qui, quando hanno costruito questo molo, chiamiamolo così, hanno costruito anche i poggiacanne già installati nel molo, e tutti a distanza, mi sembra, 4 o 5 metri, in modo che i pescatori non pescano uno sopra l'altro. Una roba incredibile, da noi purtroppo ce le sogniamo queste cose. E mentre sto spiegando questa cosa, improvvisamente sulla sardina mangia qualcosa. È proprio un tiro alla fune micidiale questo qui, eh? O una pietrona o un polpone. Mi sembra che è un polpone. Un polpone pietrone? Mamma mia! Un polpone! No, un ginocchione! No, una regna, una santola. Questo è un frutto del mare. Dammi qua, va. Vai a prendere una regna. Quando si pesca in oceano, queste cose sono quasi all'ordine del giorno e tutto può succedere. Mamma mia! Porca miseria! Questa è una granseola enorme! Come si chiama in italiano? Granseola! Granseola. Guardate quanto è grossa! E guardate, si vuole togliere... Mamma che bella! Scusate, ero concentrata nel video. Guardate che ha pescato Antonio, una cosa meravigliosa, e poi è talmente gentile che ce lo voleva addirittura regalare, ma noi ovviamente stando in albergo non la possiamo cucinare. Antonio, guarda, grazie mille, hai fatto vedere. Ci vediamo alla prossima allora. Ok, mi piace, io vado a vedere un po' se tu sai quello è un fish. Ok, fish. Grazie. Fish in portoghese mi si dice fish. Fish. Stiamo diventando tutto bene. Ciao. Salutiamo il gentilissimo Antonio e ci godiamo questa penultima serata in Portogallo. Domani ci aspetta una lunga gita. Eccoci qua, questo è l'ultimo pomeriggio, l'ultima serata in Portogallo, e con questo meraviglioso tramonto sull'oceano vi vogliamo salutare. E che dire, è stata una bellissima esperienza, anche se ci aspettavamo un paese diverso, un paese magari con qualche tradizione ancora rimasta intatta, qualche piccolo paesino. In realtà abbiamo trovato un paese quasi del nord Europa, completamente trasformato, dove comunque anche il costo della vita è simile a quello dell'Italia. Se non più alto in alcune cose, la benzina costa di più, costano di più gli hotel e tante altre cose. Il cibo costa di meno, però attenzione a quello che si mangia, c'è molto olio. Comunque alcune cose sono buone. Siamo rimasti stupiti che tra milioni di cozze, comunque di altri pesci, comunque le ricette siano abbastanza poche rispetto poi alla fantasia italiana. Invece è molto bello vedere che le persone ci hanno accolto, i pescatori sono stati super cordiali con noi, ma un po' tutti quanti, ci hanno sempre voluto aiutare, e questo forse da noi ce lo stiamo perdendo, ma da noi non ci dobbiamo perdere le tradizioni che sono fondamentali. Abbiamo fatto vedere qualche tipo di pesca tradizionale, avete visto qui c'è davvero tanto pesce rispetto al Mediterraneo, che purtroppo si è impoverito, e lo si vede dagli scogli dove non c'è più una cozza, non c'è più un riccio. Qui invece è pieno di cozze, pieno di granchi, c'è di tutto, polpi a non finire, proprio perché magari c'è un minore impatto della pesca, anche se pescano tutti, però sono un po' più rispettosi, vero? Sì, anche perché in realtà ci sono delle regole statali che sono molto più organizzate e ferree rispetto all'Italia, e quindi questo agevola in realtà i pescatori per primi. Esatto, e quindi qui si è ancora mantenuto intatto un po' di pesce. In realtà una piccola pescata ce la siamo fatta anche noi e ve la faremo vedere nel prossimo video. Ci siamo dedicati un pomeriggio proprio su questo bellissimo molo. E noi ci vediamo comunque al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao!